dobbiamo sempre più produrre, dobbiamo produrre, dobbiamo sempre fare qualcosa. E facendo così, credendo nel fatto che dobbiamo sempre fare qualcosa, diamo importanza al lavoro, diamo importanza alle attività. Ora, non è che non siano importanti, ma se tutta la nostra vita è basata sulla produttività, costruiremo delle macchine che sono produttive, che creano e generano tutta una proceduralità per far sì che la nostra energia di attivazione mentale si abbassi, in modo che possiamo essere procedurali. Per fare X si fa A, B e C. E questo è un po' quello che succede nella società occidentale, per dire la verità, che succede nelle società diciamo un po' più evolute, non nell'Africa profonda o nella Amazzonia, ma insomma nelle società dove crediamo, diciamolo così, dove crediamo di essere più evoluti. Questo tipo di mentalità fa sì che, cercando la proceduralità, non ci fermiamo mai a pensare, perché pensiamo che il pensiero stesso, scusate il gioco di parole, non sia un'attività, non sia un qualcosa di importante. E invece saper pensare, strutturare con un pensiero anche analogico, cioè ricco di analogie, di esempi, di legami e di associazioni fra un ambiente e l'altro, permette al nostro cervello di espandersi in modo molto più ricco, molto più sostanzioso. Le persone che verranno cercate di più nella nostra società, pagate di più nella nostra società da qui a breve, saranno tutte persone che hanno competenze trasversali. Questo significa che in qualche modo hanno tante esperienze diverse, un po' quello che si chiama il pensiero generalista e non specifico, non specializzato, ecco il termine giusto, ma che riescono a creare collegamenti e ponti tra un'attività e l'altra, tra un ambiente e l'altro, tra una cultura e l'altra. Questo perché la produttività che adesso stiamo mettendo in mano alle macchine, e chiaramente viene a galla immediatamente, no? La intelligenza artificiale, ecco, quel tipo di produttività lì ha già superato le doti dell'essere umano. Non si può più fare niente, non si può più tornare indietro. Ci sono dei calcoli che l'intelligenza artificiale, o comunque anche la calcolatrice, fa molto più veloci di qualsiasi essere umano. E se non ci credi, ti basta pensare a 3.693.703 moltiplicato 32. Sai quanto fa? No, ecco, la calcolatrice ha già il risultato. Quindi se la pensi così e pensi che proceduralmente l'eseguire dei programmi ti renda sempre meglio, sappi che stai assomigliando sempre di più ad una macchina e non ad un essere umano. Quindi ogni giorno trova dei momenti solo per te, per pensare, per lasciare che i pensieri vadano ad infiltrarsi in aree diverse della tua esistenza. Questo ti renderà una persona migliore. E se già pensi, mentre stai ascoltandomi, ma io non ho tempo per, sei già stato risucchiato nel sistema. Se tu non hai tempo per te, chi ce lo deve avere per te? Qualcuno che paghi, che proceduralmente fa qualcosa su di te? Rifletti tutti i giorni, prenditi almeno un'ora di tempo tutti i giorni per te, per cercare di capire dove stai andando, che cosa vuoi, come poterlo realizzare, ma anche da un punto di vista emotivo, se vuoi. Pensare e usare la logica, usare l'analogia è uno degli esercizi migliori che costano praticamente zero e puoi fare in qualsiasi momento, invece di lamentarti o invece di trovare l'ennesima attività che devi in qualche modo compiere per dire no, non ci voglio pensare. Se invece sei una di quelle persone che no, non ci voglio pensare, sappi che sarai sempre un perdente, perché assomiglierai a una macchina, ma la macchina sarà migliore di te e sei destinato ad essere uno di quelli che non avranno più da lavorare, perché ci saranno macchine che costano meno e che fanno meglio di te. Quindi, ancora una volta, non sono solo io a dirlo, ma sono studi sociali ormai resi pubblici. È molto importante che l'essere umano faccia un passo evolutivo, che cominci a comprendere davvero strategie, strumenti interni
che lo realizzano, ma come essere umano, non come finta macchina. Per far questo c'è bisogno di introspezione, c'è bisogno di contemplazione, riflessione, pensiero analogico, raziocinio, che richiede tempo. Se stai cercando di fare queste cose massimizzando il tempo, stai rendendo queste cose procedurali e quindi il termine tecnico è che sei un pirla. Sai che pirlare significa girare intorno, no? Ecco, sei un pirla perché stai girando intorno a un problema e ti stai ingabbiando da solo. Riflettici, perché sono poche le persone che ti dicono queste cose sotto in questa modalità, durante una camminata, con un linguaggio semplice e senza paroloni. Riflettici e se vuoi puoi commentare qui sotto la tua idea. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, ti auguro una splendida giornata, finisco la passeggiata e torno al lavoro. Ciao!